Buongiorno cari amici lettori e pensatori liberi, come mi avete chiesto su Instagram a seguito del mio sondaggio, sono qui, capro espiatorio vostro, con le mie amatissime, sì, corna da cervo della amatissima Pienco Pallina che me le ha regalate. Ma a dispetto dell'aspetto, sono qui per parlarvi di qualcosa di importante, almeno dal mio punto di vista. Siamo nella prima settimana del mese di dicembre e dunque, come promesso, vi parlerò di etimologie di parole. Ma oggi, essendo un mese particolare, un mese rivolto alla rinascita, al Natale, alla festività della rinascita, vorrei parlarvi di una parola, appunto la parola nascere, esattamente un verbo, e vorrei parlarvene dal punto di vista degli antichi, ovvero vorrei raccontarvi come la parola nascere si diceva in lingue molto antiche rispetto alla nostra. Il verbo nascere in greco antico si diceva diegnomai, un verbo molto conosciuto da chi studia il greco antico. E tuttavia è un verbo molto particolare perché si può tradurre in svariati modi. La sua traduzione diretta è divenire, poiché i greci sapevano benissimo che nascere è un divenire, ovvero venire al mondo. Però in certi casi può essere anche tradotto come essere, come se fosse un sostituto del verbo eimi. E infatti dieconomai è uno dei verbi più difficili da tradurre. Come se non bastasse, c'è anche una terza opzione, in certi casi un po' più rari, può equivalere a trovarsi. I greci infatti sapevano che nascere equivale a un divenire al mondo, ma anche ad un essere nel mondo e a un trovarsi in un punto preciso del tempo e dello spazio. Un'altra caratteristica particolare di questo verbo è la radice, che ha 3 gradi, possiamo dire: gen, gno e gno. Questa radice gno di gnomai ce l'ha in comune con un altro verbo molto usato in greco, che è diagnosco. Diagnosco in greco vuol dire conoscere. Non c'è nessuna dimostrazione scientifica valida che possa porre in relazione i due verbi, ma è molto suggestivo questo elemento perché mi aiuta a introdurre una parola tratta da un'altra lingua molto antica, in sanscrito. In sanscrito divenire o nascere si diceva bhavana, un termine molto usato ancora oggi, per esempio nelle pratiche di yoga, nelle pratiche buddiste, eccetera. Perché? Bhavana mantiene la radice di bhu, che vuol dire essere, e quindi già in sanscrito viene espresso il concetto che nascere vuol dire divenire in essere, diventare esseri, quindi essere. Ma soprattutto è molto suggestivo che bhavana, quindi nascere, è usato per esempio in ambito buddista per esprimere la riflessione produttiva, la meditazione produttiva, ovvero quella meditazione che ci aiuta a dominare le passioni negative e fare accrescere i sentimenti positivi. Bhavana è anche lo spirito creatrice, tutto ciò che spontaneamente
abbiamo dentro noi e che ci porta a creare. Così come gli uccelli cantano senza sapere di avere questo dono e da dove esso si origina, e le piante in alcuni casi sono capaci di curare e in altri casi di uccidere. Così dentro ognuno di noi ci sono delle forze creative sia in senso positivo che in senso negativo. È molto suggestivo che nascere sia in greco antico che in sanscrito abbia in comune sia il concetto di divenire e di essere, ma anche quello di conoscere e di energia creativa e creatrice, perché noi nasciamo ogni giorno e le parole, la lingua antica e moderna ce lo insegnano. Spero tanto che questo mio video giocoso come morti di questa nuova stagione vi sia piaciuto, perché ho cercato di comunicarvi anche dei contributi che io reputo importanti. In tal caso vi invito sempre a mettere un like e a condividere il video, ma anche ad iscrivervi al mio canale e a cliccare nella campanella, così da ricevere ogni qualvolta esca un nuovo video una notifica. A presto!